Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti o bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con la lettura di oggi andremo a vedere i movimenti energetici per quello che riguarda il lavoro e l'economia per il primo semestre del 2023. Questo video è un approfondimento della lettura generale che ho già pubblicato, ce ne sono anche altre due di approfondimento, una sulla crescita spirituale e l'altro sull'amore. Trovate comunque sempre tutto nelle playlist. Ho ripreso quindi le stesse energie, quindi abbiamo come carta base il Sole, poi abbiamo un 10 di pentacoli al contrario, la carta dell'imperatore, un 5 di coppe, la luna al contrario e un 4 di pentacoli al contrario. Allora, con questo 10 di denari al contrario, sento che qui potrebbe esserci qualche tipo di difficoltà, se vogliamo, da un punto di vista pratico, da un punto di vista più che vostro, direi della vostra famiglia di origine, perché comunque qui avete anche l'imperatore, eh. L'imperatore è una carta di forte stabilità in realtà, quindi sento più che collegato a quello che potrebbe essere un gruppo per voi, quindi visto che è una stesa di lavoro potrebbe essere appunto un gruppo familiare, un gruppo lavorativo, ma lo sento più familiare comunque per molti. Potrebbe anche esserci qualche discorso legato magari ad un'eredità, a una vendita di una casa che sento come se non si volesse fare. Scrivetemi poi nei commenti come vi risuona. Tanto dopo comunque andiamo a spiegare tutto con i mini tarocchi. Abbiamo poi la carta dell'imperatore e qui vi dico che fa riferimento, se siete lavoratori autonomi, a quello che è un lavoro ehm, che sta dando i suoi frutti, che sta dando la sua stabilità. Con la carta dell'imperatore si va verso quelli che sono i nuovi contratti, piuttosto che i contratti a lungo termine, nel caso siate senza lavoro, ok? O magari siate in questo momento, abbiate dei contratti a termine. Con la carta dell'imperatore è molto facile che nel 2023 vi rinnovino a tempo indeterminato. È una carta che porta stabilità nel lungo periodo, e molte volte fa anche riferimento a un capo. Se ci fosse qualche tipo di azienda familiare, può far riferimento al diventare uno stratega per quello che riguarda il vostro lavoro. In questo mazzo è rappresentato molto bene perché l'imperatore gioca a scacchi, c'è una pedina degli scacchi qui e quindi è proprio lo stratega, chi pianifica, è l'energia che segue le regole per riuscire ad ottenere un risultato. È un periodo stabile, diciamo, da quel punto di vista lì e soprattutto avendo anche comunque la carta del sole si va verso quello che è un miglioramento, verso quello che è l'espansione. Diciamo che questo 10 di coppe, scusatemi, questo 10 di pentacoli al contrario, sento che crea, se vogliamo, questa sensazione del 5 di coppe che è un po', ehm, io credo che vi farete delle domande del tipo ho fatto bene, ho fatto male e se avessi fatto diversamente, perché il 5 di coppe è la carta dell'occasione persa. E vedendo comunque che l'imperatore è una carta di forte stabilità, suppongo che sia riferito a questo 10 di pentacoli, ma lo andiamo sempre a vedere dopo. Abbiamo anche la carta della luna, sento che qualcuno avrà un po' di nostalgia, probabilmente di qualche tempo andato, perché anche qui abbiamo un 4 di pentacoli al contrario. Queste tre carte in realtà potrebbero anche essere del tutto collegate, nel senso che potrebbe essere che abbiate dovuto lasciarvi indietro qualche cosa per cui magari ci sia una sorta di pentimento. E qui vedo un po', diciamo così, la trasmutazione, se vogliamo, di questa separazione, perché comunque il 4 di Pentacoli è una carta che quando è al contrario parla di distacco. E qui abbiamo un 5 di coppe che parla di una perdita. Sento che qualcuno si dovrà staccare, probabilmente appunto dalla famiglia, se fosse un'azienda familiare, o da un gruppo di lavoro per iniziare il proprio impero, per iniziare il proprio. Sento che molti diventeranno autonomi, ragazzi.
Allora, andiamo a vedere con i mini tarocchi di spiegare un po' meglio queste carte. Io intanto vi ricordo come sempre che le letture sono generiche, sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non tutto risuoni. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. E per chi volesse contattarmi, poi sotto nella descrizione del video trova il mio indirizzo email. Allora, andiamo a vedere questo 10 di pentacoli al contrario. E partiamo con un cavaliere di coppe al contrario e un 3 di bastoni al contrario. Sì, ho la sensazione che qui non siate incoraggiati o non abbiate l'appoggio di, ripeto, familiari, gruppo. Il 10 di pentacoli parla di una famiglia unita, di una famiglia allargata, quindi è un gruppo grosso. Per molte persone è l'azienda dalla quale ci si deve staccare, che non fa quel tipo di offerta che vediamo qui con il cavaliere di coppe al contrario, e per cui non c'è l'espansione di cui ci parla il 3 di coppe, il 3 di bastoni. Andiamo a vedere l'imperatore. La regina di coppe. Ah, wow, è la carta degli amanti. E per qualcuno fa riferimento a un'azienda di coppia. Ok? Però guardate, ci sono gli amanti e sento che qui è un po' come se nel prossimo 2023 diventerete molto più determinati rispetto a quello che siete stati fino ad adesso. Non vi farete prendere troppo dalle emozioni, secondo me, e farete quelle che sono le scelte anche, diciamo, per amor proprio. Per qualcuno si tratta di fare una scelta um, che sia, come vi posso dire, vantaggiosa non solo per se stessi, ma per la famiglia, perché qui con la carta degli amanti si tratta di ritrovare quell'amore, quell'armonia e quell'equilibrio. Quando c'è la regina di coppe al contrario, allora qui può voler dire o appunto di cercare in un certo modo di non ascoltare le proprie emozioni, ehm, al fine proprio di cercare questa stabilità. Si è girata anche la carta della stella e la carta dell'eremita, io le metto. Quindi ho la sensazione che qui sia o il dover effettuare delle scelte e magari questa famiglia di cui parlava scusate, questa famiglia di cui parlavamo è la famiglia che voi avete creato, dove c'è questa regina di coppe, appunto, con la quale si vuole creare un equilibrio. La regina di coppe potrebbe, se non è una persona per voi, perché magari non avete nessuno, potrebbe essere semplicemente appunto il fatto di... Avendo l'imperatore sento che è come se qualcuno, non dico che sopprimesse, però non si dà tanto ascolto alla propria parte interna. Quando c'è qualcosa da fare con l'imperatore si fa. Ok, si va verso l'equilibrio, si cerca la stabilità. Probabilmente per qualcuno è il raggiungimento di un sogno che va perseguito da soli. Quando c'è la carta dell'ermita si tratta di andare avanti per la propria strada, per la propria verità. L'imperatore è colui che crea le proprie regole. Ho proprio la sensazione che qui diventerete indipendenti, diventerete molto più potenti, avrete più potere sia da un punto di vista personale sia a livello lavorativo. La carta degli amanti, scusate, sia a livello lavorativo che a livello personale. La carta degli amanti e la carta della stella mi dicono che c'è un raggiungimento, quasi un compimento, che però raggiungerete da soli. Vi ricordo che avete la carta del sole, eh? La carta del sole è una carta di divino maschile, yang, di movimento, di azione, di qualcuno che fa, di qualcuno che agisce ed è una carta di prosperità anche. Andiamo a vedere 5 di coppe. Ho come l'impressione che qui qualcuno per andare verso la propria strada debba lasciare indietro qualche tipo di questione familiare, che potrebbe essere una donna, la madre, una moglie o comunque qualcuno inerente a questo gruppo che vedevamo qua con il 10 di pentacoli. Abbiamo poi un 6 di pentacoli e di nuovo una figura femminile, la regina di pentacoli. Sì, ho come la sensazione che qualcuno si allontani da una figura piuttosto importante
Però ecco qui. Allora, ragazzi, il 5 di coppe in questo caso, allora, molte volte è associato alla, alla perdita di tipo affettivo, ok? O al senso di colpa. E avendo questo 6 di pentacoli, io sento che qui qualcuno o si pentirà, o si sta pentendo, o si è pentito di tutta l'attenzione, il tempo, le risorse che probabilmente si sono dati o si daranno a questa regina di pentacoli. Io credo che qui ci sia una figura, mm, può essere anche genitoriale, che in qualche modo assorba notevolmente il vostro tempo. È per quello che qui c'è la carta dell'eremita, è come se vi dicesse prendetevi spazio per voi, prendete tempo per creare la vostra stabilità, senza farvi influenzare molto dalle energie esterne. Andiamo avanti, vediamo la luna. Cinque di pentacoli al contrario, che è un'altra carta di perdita, la sacerdotessa al contrario e un 8 di spade. Ho come l'impressione che qualcuno si senta legato a una determinata situazione di tipo pratico, che sia familiare o che sia lavorativa. Ehm, E guardate, con questo 8 di spade, la carta della luna al contrario, sento una sorta di pesantezza, se vogliamo, per quello che riguarda la visione al futuro. È come se faceste un po' fatica a vedere le possibilità di questo sole. La luna parla molto di tempi passati, di nostalgia, ed essendo al contrario, come anche la carta della sacerdotessa, vi dico che potrebbe venire a galla qualche cosa. La luna parla di proiezioni e qui la fanciulla è bendata. Quindi ho come l'impressione che qualcuno ridimensionerà o cambierà quelli che potrebbero essere degli hobby, dei progetti, degli obiettivi. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli al contrario. 10 di denari e ce l'avevate già qui inizio lettura e 3 di pentacoli al contrario. Ho come l'impressione che ci sia, per qualcuno riguarda proprio la famiglia, una questione familiare che non vi darà la possibilità di espandervi con qualche tipo di progetto. Mm. Calcolate che il 3 di pentacoli molte volte fa riferimento alle possibili collaborazioni. Qui è un po' come se si dovesse prima lasciare indietro qualche cosa. In realtà, avendo un 10 di pentacoli alla fine della lettura, ragazzi, si va verso la prosperità. Di nuovo, se siete senza lavoro, vedo contratti, vedo pensionamenti, vedo premi, vincite anche, perché il 10 di pentacoli fa riferimento anche alle vincite. Per qualcuno sono le eredità, i premi, magari la liquidazione, perché il 10 di pentacoli fa anche riferimento all'arrivo della pensione. C'è come uno staccarsi da qualche tipo di progetto futuro grazie al raggiungimento di questo 10 di pentacoli, grazie a quello che è il compimento, al raggiungimento di un obiettivo. 10 di pentacoli fa anche, parla anche della famiglia allargata, quindi per qualcuno potrebbe essere che arrivi qualche nipotino. Andiamo a vedere mese per mese, vediamo se riesco a dirvi qualche cosa di più. Vi dico, a livello economico, siate oculati,
Perché è vero, magari avete un certo tipo di stabilità, ma sento che c'è o una persona o una questione, una situazione, diciamo, vecchia che potrebbe tendere a drenare un po' le vostre risorse finanziarie. Quindi cercate di evitare le spese magari non necessarie, perlomeno per la prima parte del 2023. Ok, anche qui se una cosa dovesse succedere a febbraio, tenete presente che il tempo è fluido e che quindi potrebbe succedere per qualcun altro magari a marzo-aprile e invece magari per qualcuno già alla fine del 2022. Allora abbiamo un fante di denari al contrario, un'altra volta il 10 di denari al contrario, andiamo poi a spiegare anche questa linea di carte, quindi il fante di denari al contrario è a gennaio e fa riferimento, credo, al non vedere qualche cosa, a non rendersi conto di qualche cosa o al non voler affrontare un determinato tema e può fare riferimento proprio a questo 10 di pentacoli al contrario, ok? Qui comunque c'è un fante di denari e un cavaliere di coppe qui sopra. È come se non ci fosse una comunicazione, non ci fosse uno scambio, un'offerta, è come se ci fosse questa chiacchiera, questo confronto, questa offerta che non arrivano. Il 10 di denari, al contrario, per febbraio, mi dà appunto questa impressione di aver bisogno di concludere un ciclo. È comunque un 10, è una carta di chiusura cicli, inizio cicli. E vi dico che se vedo marzo, a marzo abbiamo il carro. Quindi qui si tratta di un movimento, di uno spostamento, probabilmente è questa nuova stabilità che andrete a creare. Se fosse un lavoro nuovo o qualcosa per lo stile, con il carro si può anche trattare di un trasferimento ehm, proprio residenziale, piuttosto che il dover affrontare dei viaggi lunghi per spostarsi, ok? Abbiamo poi anche il re di denari, al contrario, qui avevamo la regina di denari, asso di coppe, 4 di spade e il giudizio. Ok, l'asso di coppe per maggio, il 4 di denari per giugno e il giudizio è uscito e io lo tengo come riferimento aggiuntivo. Ok. Allora, qui con questo re di denari probabilmente si inizia, adesso poi ripeto, lo andiamo a vedere con i mini tarocchi, però si inizia a... perché quando al contrario parla sempre di una sorta di... mm, come vi posso dire? Una persona molto focalizzata su di sé. Quindi qui probabilmente siete, avete fatto una scelta con questo carro, avete deciso di dare una direzione e quindi andate per la vostra strada. Lo sento comunque molto collegato con questo imperatore, quindi per qualcuno potrebbe essere che questa conferma del contratto arrivi. C'è anche il 10, quindi qui può essere veramente da marzo, scusate, da febbraio ad aprile può essere che ci sia questo cambio di contratto, più che un cambio è un... perché il cambio qui lo vedo di zona, di sede, però è un rinnovamento o una solidificazione, anche se non è la parola esatta, del contratto. Asso di coppe, nuovi inizi a maggio. Possono essere anche inizi romantici per qualcuno, magari chi lo sa, se siete single sul posto di lavoro potreste incontrare qualche persona interessante, o comunque l'asso di coppe è una nuova nascita, un nuovo progetto ehm, che parte. Se, come vi avevo detto qui in questa zona della lettura, per qualcuno si tratta di diventare nonni, scrivetemi nei commenti se la data prevista per la nascita è tra aprile e giugno. Sono curiosa. E poi terminiamo con un 4 di spade e il giudizio. Il 4 di spade è una carta anche qui di raccoglimento, di rigenerazione, qualcuno che si prende un periodo di isolamento e lo vedo un pochettino qui in questa zona della lettura soprastante, perché c'è bisogno di ricaricare le pile, c'è bisogno di rimettere in ordine i pensieri e anche le emozioni. Ma questo periodo, secondo me, che prenderete a giugno, che per qualcuno si può trattare di una vacanza, o per qualcun altro anche un seminario,
vi darà la possibilità di comprendere le cose da un altro punto di vista. Ok, mi sono impappinata. Essendoci anche la luna e il giudizio, per qualcuno fa riferimento a una persona del passato che magari potrebbe farsi risentire. Se non è una persona, può essere una situazione che ritorna a galla, o considerato che il 4 di spade parla di guarigione e di risanare, si potrebbero riportare a galla determinate paure, questioni, dinamiche, proprio per guarirle. Andiamo a vedere con i mini tarocchi, così vi dico qualche cosa di ancora più specifico. Allora, il fante di denari è spiegato da un 8 di bastoni al contrario, quindi sì, è proprio la non comunicazione che vedo a gennaio. È come se qualcuno non si volesse dedicare o non si stesse dedicando a qualche tipo di accordo, compromesso. E guardate, in realtà non so se siete voi, penso che sia la persona con la quale avete preso questo compromesso che non si sta sforzando più di tanto, però è quello che noto è che manca la comunicazione chiara. Può essere, avendo la carta della luna, che neanche poi voi sappiate bene da che parte andare, quindi diventa difficile comunicare qualche cosa che non si sa, però si potrebbe migliorare la comunicazione, mettiamola così. Perché qui sento una comunicazione che o è intermittente o è un come vi posso dire, un approfondire le cose, che ogni tanto andate a fondo, ogni tanto non si va a fondo in questa collaborazione, in questo accordo, ok? Se avete un'azienda, una ditta o qualche tipo di attività con il o la vostra partner, può esserci qualche tipo di disaccordo, o appunto di non comunicazione o di comunicazione complicata con il vostro partner a gennaio. Andiamo a vedere il 10 di denari al contrario. 8 di spade, 8 di spade, 3 di spade e il carro. Quindi a febbraio c'è già questo istinto al movimento. Diciamo che con l'8 di spade ce l'avevate già qui. È la stessa energia. Ho come l'impressione che qui qualcuno all'inizio dell'anno si renda conto che un determinato tipo di collaborazione o di attività, cioè può essere fortemente che non ci sia feeling tra le due persone, ma non è detto che sia solo quello, può anche essere che l'attività che avete iniziato, che il progetto che state iniziando, ad un certo punto vi rendiate conto che non è così florido come voi avreste pensato, non porta in realtà questo 10 di pentacoli al reale compimento. Anzi, c'è una sensazione di impossibilità, di impotenza a muoversi e una relativa sofferenza con questo 3 di spade. Ragazzi, per qualcuno, se la persona con la quale avete questo progetto, questa collaborazione, è un amico o un'amica, valutate bene, perché comunque non è detto che perché una persona sia un'amica, un amico, che ci si debba fidare al 100%, non tanto della sincerità della persona, ma della qualità dei suoi intenti. Ok? Quindi il fatto che un'amica o un amico abbia un'idea geniale o apparentemente geniale e vi chieda il supporto, va tutto bene, ma imparate a essere voi obiettivi, a capire se il progetto realmente è valido o no. Non fatevi troppo trasportare da quello che sono le emozioni e le pulsazioni, se vogliamo, degli amici, perché ho come l'impressione che questo progetto eh, potrebbe crearvi qualche grattacapo. Non vi dico di non iniziare, però vedendo qua l'energia iniziale dell'anno,
e vedendo che comunque poi anche qui c'è un 5 di pentacoli che parla di perdite economiche, ecco, insomma, valutate bene. Non è che tutti avranno perdite economiche e non è che tutti quelli che hanno progetti, cioè prendete sempre tutto, diciamo col beneficio del dubbio, ragazzi, ok? Perché comunque siete tanti e, e quindi si prendono varie energie. Poi comunque per riuscire ad avere una lettura veramente al top dovreste ascoltare, come dico sempre, l'ascendente, il segno lunare Venere e il segno solare, mettere insieme i messaggi comuni e da lì estrapolare il vostro messaggio. C'è comunque un video che io ho pubblicato, lo trovate sotto nella descrizione del video, ed è come, com'è che l'ho chiamato? Come far diventare personali le letture collettive, una cosa del genere. Lo trovate comunque sotto nella descrizione, interessante. Va bene, andiamo a vedere il carro per marzo. Vediamo questo movimento che si inizia già ad intravedere a febbraio per qualcuno. Abbiamo l'asso di pentacoli. Wow, e il fante di bastoni. Sì, il fante di bastoni lo sento molto collegato con il re di denari, come vi dicevo prima. Siete centrati su voi stessi. C'è un nuovo inizio con questo carro, c'è un nuovo movimento. Se state aspettando appunto quel tipo di contratto, un nuovo lavoro, grazie allo spostamento o comunque grazie a una vostra decisione, una vostra scelta direttiva, cioè dove dirigervi, magari dove mandare, mandare i curriculum, ci sarà un nuovo inizio. E quando c'è un asso di pentacoli si parla di un dono. Il re di denari è una persona molto generosa che viene a darvi una mano. Andiamo a vedere questo re di denari. Abbiamo la regina di spade, di nuovo l'imperatore e un 9 di pentacoli. Ragazzi, diciamo che la vostra situazione va in netto miglioramento dalla primavera in avanti. Questo re di denari potrebbe essere una donna in realtà che vi aiuta a tagliare quello che non serve più e a trovare la vostra stabilità. Mi parlano di contabile o programmatore o qualcuno che organizzi le vostre spese. Comunque il 9 di pentacoli è anche una carta di eredità e di forte abbondanza. Andiamo a vedere. L'asso di coppe è spiegato da un 7 di spade e dalla luna di nuovo al contrario. Allora, so che è una stesa di lavoro, insomma, dovrebbe riguardare l'economia, però probabilmente qui a maggio ci sarà un inizio dubbio, dubbio, perché abbiamo un 7 di spade e la luna al contrario. Può essere che ci sia qualcuno che ritorni dal passato con qualche tipo di proposta. Io qui lo vedevo. Qui sento che è più riferito a questo gruppo, a questa famiglia, la proposta che non arriva, ma può essere che arrivi a maggio se ve la state aspettando. Però ecco, c'è un 7 di spade. Fate un po' attenzione a cosa vi diranno e soprattutto chi ve lo dirà, perché adesso che siete in una situazione stabile, sia da un punto di vista lavorativo che economico, potrebbe essere una persona che magari cerca di rubarvi qualche cosa. Potrebbe anche essere solo tempo, o energie, non necessariamente denaro. Può essere qualcuno che ritorna dal passato qui, ragazzi. Andiamo a vedere questo 4 di spade, però non lo sento sincero con questo 7 di spade, quindi fate attenzione. Infatti abbiamo di nuovo la sacerdotessa che avevamo già qui, quindi qui parla di intuizione, di collegarsi, connettersi con il proprio sé interiore. Wow, un'altra volta la carta degli amanti che avevate già qui, il re di bastoni e il 4 di pentacoli. Ragazzi, io sento che qui arriverà veramente una vostra sicurezza interna, un vostro potere personale. Il fatto di riuscire ad elaborare questo nuovo progetto, questa nuova stabilità, questo nuovo inizio che vediamo qui a marzo, vi darà la possibilità di andare verso voi stessi. Sento queste due carte come una forte
rivalutazione di voi stessi, perché qui con il 4 di spade andrete guarendo determinati pensieri, avete la carta del giudizio, la carta del risveglio spirituale, e qui con la luna al contrario vi renderete conto del tipo di proiezioni che avete fatto inerente a una persona, inerente a una situazione, inerente a un'ideologia, un'idea, tipo a come doveva essere il lavoro, a quale sarebbe stato il lavoro giusto per voi. Potrebbe anche essere che per qualcuno si ripeschi un progetto, magari di vecchia data. Ok, andiamo a vedere un'ultima. Ok, ah, che bella, vi metto qua il 4 di pentacoli, al contrario. Rilascia qualsiasi cosa ehm, che ti tiene lontano praticamente dalla tua reale, diciamo, matrice di autenticità. Gli schemi mentali, le bugie, le autoproiezioni, sono due carte entrambe di proiezioni. Io credo che, guardate, se non è una persona con la quale inizia questo confronto, questa idea, questo progetto, insomma, quello che per voi è l'asso di coppe, per qualcuno sento che si tratta di un nuovo momento dove ci si impara ad amarsi un po' di più, per qualcuno si tratterà di iniziare a perdonarsi per determinati errori magari del passato. E che con il senno di poi è facile dire, ah sì, potevo fare così, avrei dovuto scegliere questo, però nel momento in cui si fa la scelta, la si fa perché si pensa di essere nel giusto. Quindi alla fine, se aveste saputo di non essere nel giusto, non avreste fatto quel tipo di scelta. Quindi diciamo che avete agito al massimo delle vostre capacità per il tipo di consapevolezza che avevate in quel momento. E poi c'è un'altra cosa da dire, tutto quello che ci succede ce lo mette davanti l'universo ed è perché noi possiamo sostenerlo. Serve per la nostra evoluzione dell'anima. Per quanto brutta sia questa cosa qua, o per quanto bella sia, perché poi gli eventi che sconvolgono sono sia belli che brutti. Quindi, come dicono i buddisti, è sempre tutto perfetto, così com'è. Cari amici del cancro, mi sono dilungata un po' questa volta. Spero che la lettura sia utile, insomma, per orientarvi in questa prima parte del 2023. Se volete supportare il canale e aiutarmi, insomma, a crescere, potete mettere un like al video, iscrivervi, condividere, commentare. Potete non saltare la pubblicità, fare una donazione, insomma, ogni tipo di supporto per me è importante. Io vi auguro un inizio del 2023 splendido, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!